Ciao ragazzuoli, oggi andiamo a verniciare una Les Paul con degli impregnanti fantastici. Sì, ho detto una Les Paul, però verrà più figa di una Gibson. Di recente mi era salita veramente una gran scimmia per una Les Paul in Blueberry Burst. Ho detto in un video precedente che è una di quelle poche chitarre della Gibson che mi sono veramente piaciute sin dall'inizio. Così ho trovato un kit che costava veramente poco e ho detto proviamoci. Magari questa rimane accordata. Comunque oggi non parliamo di kit in sé, parliamo di colorazioni e vernici per chitarra. Spesso e volentieri molti di voi mi chiedono che vernici uso, dove posso trovarle. E magari mi chiedete anche di colori particolari, tipo, non so, la Stratocaster in Fiesta Red, oppure magari dei colori metallizzati, delle rifiniture opache. In passato ho utilizzato sia delle vernici che si trovano solo in Regno Unito e purtroppo con i costi di spedizione e tutto quanto non conviene, oppure delle vernici a spruzzo che ho trovato sotto casa ma non sono esattamente specializzate per chitarre e bassi. Ecco, ho trovato la compagnia che fa il caso vostro. Sono stato contattato dalla Nitorlac, che è una compagnia che si specializza nella produzione di vernici, rifiniture e tutto quello che riguarda la colorazione di chitarre, bassi e chitarre acustiche. Hanno creato una linea con i colori identici a delle chitarre famosissime degli anni 50, 60 e non solo, e anche tutte le rifiniture possibili, nitro, poli, ad applicazione ad acqua. Prodotti per la pulizia della chitarra che tra l'altro, se chiedete a me, lasciano un profumo buonissimo. Sfogliando il catalogo hanno veramente di tutto. Volete una verniciatura tipo Gold Top del 52? O volete colorare la vostra Stratocaster in Surf Green come quelle degli anni 60? O magari una rifinitura alla nitro, così che potete relicare la chitarra. Hanno anche colori moderni, tranquilli. Ed il loro sito è pieno di tutorial su come applicare qualsiasi prodotto che hanno. Sapendo che sono un amante degli impregnanti, mi hanno mandato 3 colori della loro linea Nitor Acqua per il mio nuovo kit. Rispettoso. Ed anche una maglietta, sapete che mi piacciono le magliette. Vi lascio in descrizione il link al loro sito, in modo tale che se volete dare un'occhiata ai loro prodotti, però prima di farlo vi chiedo cortesemente di lasciare un bel like sotto a questo video e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e così potete vedere come finisco questa chitarra. Dunque, come ho detto, mi sono arrivati 3 colori. Il primo è un viola molto forte che mi ricorda molto quelle delle ESP. E poi ci sono anche 2 blu. Uno è il blu jeans, che ricorda molto i jeans, l'altro è un aquamarine blu, anche questo molto bello. Giusto per darvi un'idea dei colori, questo è il blu acquamarino, questo è il blu jeans, l'ho scartavettato un pochino, però decisamente bello. E questo è il viola. A confronto il blue jeans direi che è un peletto più chiaro dell'acquamarine blu e viceversa, quindi l'acquamarine blu è un pochino più profondo, più scuro. Però entrambi sono molto belli e mi piacerebbe giocare un pochino anche con questa chitarra a cercare di usare tutti questi 3 colori in qualche maniera. Ci tengo a precisare che questo video sì è sponsorizzato perché la Nitorlac mi ha mandato tutti questi bei prodotti e la maglietta. Però le opinioni che ho di questi prodotti alla fine del video sono le mie personali e volevo soltanto farvelo sapere. Ora, bando alle ciance, ho una chitarra da colorare. Prima di mettere le mani alle vernici ho deciso di carteggiare un pochino il retro e i bordi. Nulla di speciale, un po' di carta vetrata, un blocco per carteggiare e del buon cicca cicca. Ora passiamo al top. La prima cosa che ho fatto è innalzare la filigrana, quindi ho passato della carta bagnata sopra in modo tale che il legno un pochino, la filigrana e le fibre del legno si gonfiassero leggermente. Dopodiché ho passato della carta vetrata da 400. Per il top non ho usato un blocco perché ovviamente il top di una Les Paul è bombato, quindi non è perfettamente piano e avrei fatto danni. Però avevo della carta vetrata con della gomma a piuma che ha fatto un ottimo lavoro. Ho ripetuto il processo un paio di volte. Point of no return. Ora passiamo alla colorazione vera e propria. Ho cominciato il processo con il blue jean, che era praticamente il più chiaro dei 2 blu. Ho cominciato proprio con il blue jean perché volevo che il centro del top rimanesse un pochino più sul chiaro, una specie di colore artico, e mi è sembrato il colore più adatto.
Ricordatevi che appena avete finito di passare con il vostro colore, sempre asciugare tutto quanto in caso il legno rigetti qualche goccia di colore. In questa maniera avrete sempre un prodotto molto omogeneo. Già così è un bel risultato. Peccato per quelle 2 gocce di colla residua che vedete lì in bianco che non ho notato mentre carteggiavo. Non vi preoccupate, quello spero di risolverlo col prossimo processo. Così ho ripreso la mia carta vetrata da 400 e ho ricominciato di cicca come se non ci fosse un domani. In questa maniera parte del colore praticamente verrà rimosso, rifacendo vedere il legno bianco. A parte le venature assorbiranno più colore e quindi rimarranno blu. Di solito per questo processo si comincia sempre con il colore base più scuro, così in modo tale che si veda meglio. In questo caso fate il contrario perché nella zona centrale, come ho detto, non ci metterò alcun altro colore. Prima di passare alla seconda colorazione ho dato proprio una botta con una spugnetta bagnata per pulire ogni residuo di polvere, legno o capelli. Non che io ne abbia tanti, Per il prossimo strato invece sono passato col viola, ho preso il mio tampone, gli ho messo un po' di colore e ho fatto dei movimenti circolari per tutti i bordi della chitarra. In questo video non l'ho fatto, però se non volete il colore nei vostri bordi o che magari avete paura che un po' di liquido possa fuoriuscire dal top, vi consiglio caldamente di passare i lati della vostra chitarra con della carta adesiva o dello scotch. Abbiamo il blu chiaro, abbiamo il viola, non ci vogliamo mettere un po' di blu scuro per tinteggiare il tutto, così ho passato un po' di blu acquamarine a sprazzi qua e là per cercare di fare un po' di blending in generale. Essendo questi colori a base d'acqua, possono mischiarsi e comunque fare delle sfumature tra di loro anche una volta applicati, così ho passato un panno con della semplicissima acqua per cercare di trasferire i colori, quindi praticamente sporcarli come quando passiamo la nostra mano sul foglio di carta sporco di inchiostro, in modo tale che si creano delle sfumature naturali. Questo processo onestamente è un po' lunghetto, quindi passiamo direttamente al risultato. Beh, il risultato parla veramente da sé, sono veramente felice di come è uscita la chitarra. Ovviamente manca ancora il trasparente che gli dà un po' quella specie di lucentezza e dà un po' più quella specie di effetto bagnato, diciamo, ai colori. Quello lo darò un'altra volta in un altro video in futuro, quindi stay tuned. I prodotti che ho provato oggi sono comunque veramente una bomba, li riproverò e li riporterò comunque in canale in futuro, anzi sarei curioso di provare le loro bombolette a spruzzo, magari proprio per la Stratocaster, visto che l'abbiamo verniciata con la curcuma tanto tempo fa. È bello, per carità che è bello, però fa un po' troppo 2020. Hanno anche organizzato della specie di bundle dei pacchetti dove hanno di tutto tra turapori, vernice, rifinitura, carta vetrata, quello che vi serve esattamente per costruire una chitarra. Soprattutto se siete alle prime armi e non sapete magari cosa comprare esattamente, quale prodotto va con quello, con quell'altro, anche perché a volte ci sono dei problemi di compatibilità, con questo bundle non succede. Se volete saperne di più sulla Nitrolac e i loro prodotti vi lascio un link qua sotto affiliato in descrizione, e se invece volete assistere ad un tutorial che ho fatto io con come verniciare una chitarra o un basso, in questo caso con delle bombolette spray, ve lo lascio qui. Intanto vi ringrazio di aver visto questo video, spero vi sia stato utile. Se lo è stato, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e ci vediamo la prossima volta. Ciao!